Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche predestinate per il risultato, la vittoria, la conquista dei prossimi 15 giorni. Abbiamo la carta della temperanza, qualcosa mi dice che conquisterete la pace, la tranquillità, la calma, per qualcuno potrebbe essere la guarigione, magari è un momento di convalescenza, di passaggio e ho come la sensazione che questi 15 giorni potrebbero proprio servire come balsamo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi e fare quindi una previsione più personalizzata possibile, io ho pubblicato una guida che vi spiega come unire più oroscopi. Trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione c'è anche la mia mail nel caso vogliate una consulenza personalizzata e trovate anche i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo subito forti con un asso di pentacoli, nuovi inizi. Wow, il mondo. Quindi un inizio e una conclusione, un compimento, un risultato. La stella. Abbiamo il carro, un 10 di pentacoli, un 10 di coppe, e un 2 di coppe. Hmm. Guardate ragazzi, potrebbe far riferimento a un movimento che qualcuno deve fare ma non vuole fare. Credo che la temperanza sia più qui per, appunto, cercare di portare in equilibrio due forze contrastanti. Appunto, come se ci fosse bisogno di mettere un balsamo in questo momento. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dall'asso di pentacoli. Sole. E papa. Andiamo a vedere anche il mondo. Per qualcuno come l'idea che potrebbe essere un nuovo inizio da un punto di vista lavorativo, come un aumento di ruolo, una nuova mansione, potrebbe anche essere un trasferimento. C'è qualche cosa comunque di nuovo che inizia, perché qui abbiamo anche il mago, cioè probabilmente è come se qualcuno avesse già raggiunto, stesse per raggiungere un certo tipo di obiettivo e da lì partisse come un nuovo movimento energetico. Andiamo a vedere la stella. Abbiamo un 5 di bastoni e un 8 di pentacoli, quindi sì, che effettivamente potrebbe riguardare il lavoro. Guardate, se è un momento dove con i vostri colleghi, i vostri superiori non vi trovate bene, penso che qui faccia riferimento al poter chiedere come un trasferimento, un movimento. Andiamo a vedere anche il carro. Potreste anche chiedere che muovano qualcun altro, il trasferimento non deve essere necessariamente il vostro. 4 di bastoni. È come se qualcuno avesse paura di muovere delle carte sbagliate. Perché il carro comunque qui è contrario, per quello che vi dico che è come se ci fosse l'esigenza o il bisogno, la voglia di cambiare qualcosa, di muoversi da dove siete, ma probabilmente
è una fase questa dove con calma deciderete che strada prendere, perché qui avete due carte di gruppo, due carte di famiglia se vogliamo, sono due 10, sono anche due carte di compimento, anche qui abbiamo il mondo che è una carta di compimento e poi avete due carte di inizio per ora. Quindi sento proprio come se questa decisione dovesse cambiare qualche cosa di importante. Ho anche una sensazione per qualche figlio che deve partire magari per andare a studiare all'università e quindi non so perché, ma c'è qualcuno che potrebbe, qualche genitore che potrebbe andare con il figlio nella città dove c'è l'università a cercare l'appartamento. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Vabbè, quella lì è venuta scendere. 9 di bastoni e regina di bastoni. Credo che questa potenziale partenza, sia che sia un nuovo inizio, sia che sia proprio una partenza a livello di viaggio, a livello di, come vi dicevo prima, movimento, spostamento, in realtà sia in funzione di rinforzare il gruppo o per il quale lavorate, l'azienda, oppure il gruppo familiare. Può anche essere un momento dove rinforzerete la vostra posizione all'interno di questo gruppo o all'interno di questa situazione. Vi dico, a livello economico andrà piuttosto bene, potreste avere delle belle sorprese durante questi 15-20 giorni. Potrebbero arrivare dei soldi inaspettati, un aiuto, una mano, un premio, come si chiamano, una borsa di studio. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Abbiamo un 5 di coppe. Sì, è come se qualcuno avesse nostalgia, non volesse allontanarsi da casa, dalla propria famiglia, dalla propria stabilità, dalla zona di comfort. Però è come se fosse necessario. Guardate, la temperanza in questo caso può anche dirmi che è un periodo dove ci vuole pazienza, dove bisogna prendere le cose con calma. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. Imperatrice. Recupero un attimo la carta. Temperanza, di nuovo ragazzi, imperatrice e temperanza. Allora, io ho come la sensazione che arriveranno dei nuovi obiettivi, ragazzi, ehm, che saranno dei punti di partenza, cioè se vi offrono o se avete appena firmato un nuovo contratto, se avete appena trovato lavoro, sento che è come se la scalata verso il successo fosse lenta, ma sempre in positivo, sempre in crescendo. Potrebbero nascere nuovi obiettivi, magari c'è questa voglia di creare unione, di espandersi, di concretizzare. Potrebbe essere utile anche un legale in questo senso, ragazzi, soprattutto se è una situazione lavorativa, per capire dov'è la strada, qual è la strada migliore. E se fosse, come vi dicevo, c'è comunque anche un po' di rammarico nel lasciare la vecchia situazione, un po' di così, di amaro in bocca, se vogliamo. Però tutto questo lavoro serve per solidificare la vostra posizione all'interno della famiglia, del gruppo aziendale. Non lo so, se avete sempre lavorato per un'azienda nello stesso posto, può essere che l'azienda in questo momento stia decidendo di aprire una filiale e vi mandi per fare formazione del personale e quindi vi dispiace lasciare i vostri colleghi, ma sapete benissimo, o perlomeno quello che vi dicono è che andrete giù o su o a destra o a sinistra, insomma, andrete in questa nuova filiale o all'estero, mi dicono, perché potrebbe essere fortemente una filiale all'estero.
nei paesi caldi. Non so perché, mi hanno detto così, ve lo dico. Comunque potrebbe essere per un periodo. Non definitiva come cosa. E se vi risuonasse come una situazione romantica, anche se sinceramente di romantico c'è poco, potrebbe esserci una nuova conoscenza, ragazzi, che parte lenta. Potrebbe essere durante una festa, durante un viaggio, durante un ritrovo familiare, durante una cerimonia, durante un incontro, una cena, un pranzo, un compleanno. Potreste effettivamente conoscere una persona che secondo me lavora lontano, c'è qualche cosa con la distanza qui e con il lavoro e il mi muovo, non mi muovo, ci conosciamo, potrei effettivamente iniziare una relazione muovendomi o insomma ci sono come dei temi lì intorno. Ehm, diciamo che in questo caso vedo che non prenderete ehm, grossi accordi con l'altra persona, sarà più ok, conosciamoci e vediamo come va con calma, perché la cosa sento che sta già crescendo per conto suo, non avete bisogno di mettere altra legna sul fuoco. Però ecco, è come il non fare il passo più lungo della gamba, andare con moderazione, ragazzi. Quello che secondo me, adesso dipende dalla vostra situazione, potrebbe ritenersi la vittoria del periodo è il prendersi il tempo per creare la propria zona di sicurezza, cioè proprio, ok, ho bisogno di questo tempo per pensare dove andare, per farmi consigliare, per capire come muovermi, come gestirmi, per valutare anche tutto quello che fino adesso non ho preso in considerazione. E qui il punto di forza è il fatto di prendervi appunto questo tempo perché così riuscirete a pianificare molto bene questa crescita che arriva nel futuro. Mm? Però avendo due volte la temperanza, perché è la carta dell'energia principale e in più è la carta con cui termina la lettura. Quindi sento che questa crescita è lenta ma prospera, è lenta ma abbondante. Ah, ragazzi, tenete presente che avete imperatore e imperatrice. Se fosse una questione romantica, sento che potrebbe effettivamente esserci una separazione, soprattutto se il vostro compagno, marito, partner, insomma, lavora a distanza. Qui ci potrebbe essere come ehm, un rinforzo della relazione nel tempo, proprio grazie alla pazienza di poter coltivare anche la relazione. Non si possono prendere grandi impegni con l'altra persona, almeno per qualcuno di voi è così, però nonostante questo, vi dicevo, la storia sta crescendo per conto suo, c'è comunque un'energia di espansione. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo per darvi qualche messaggio in più. A dire il vero, carta numero 14. Difatti, è come se avessi bisogno di prendere un po' di tempo. È come se qui qualcuno stesse inseguendo o avesse inseguito un sogno. Vi dico, se vi risuonasse come una situazione amorosa, qui potrebbe esserci una decisione di convivenza o di un matrimonio o comunque una relazione già stabile, già instaurata, che avete iniziato e che potrebbe non soddisfarvi così tanto, sinceramente. Ma sento che c'è bisogno di pazienza. Cioè, è come se questo, a dire il vero, fosse, diciamo, un secondo impatto
che vi dà l'altra persona. Però qui con la temperanza è come se vi dicessero aspetta, con calma, conoscetevi, fate cose insieme, affrontate i problemi, vedete come reagite. Sapete, è un po' come dire, prima di dire sì o no c'è bisogno ancora di tempo. Andiamo a vedere qualche fatina. Trasformazione. Questa fata vi ricorda di arrendervi alla trasformazione. Nella vostra vita sta succedendo qualcosa per il vostro più alto bene. Qui abbiamo la carta della stella, ragazzi. Vi ricordo che quando c'è la carta della stella si fa anche riferimento al destino, perché si dice che il destino è scritto nelle stelle. Quindi non vi nego che potrebbe essere un passaggio, quello che dovrete affrontare, diciamo, per migliorare la vostra anima. È come se fosse una palestra, se vogliamo, no? È come se foste predestinati a fare un passaggio. E poi dice, abbraccia la tua trasformazione, il meglio deve ancora avvenire. Sembra uno slogan pubblicitario, però è bellissima. Ma difatti qui si finisce, secondo me, in modo positivo, eh. Chiaro, il 2 di coppa al contrario mi dice che c'è effettivamente una relazione importante con qualcuno, ma che non si vogliono ancora definire, non si definisce ancora la relazione, più come un interesse, una frequentazione, se vogliamo dargli un nome, che comunque va verso la crescita. Ok, ancora una carta dei semistellari. Ok, allora forza. Sei stato guidato dal cosmo. Rimani forte. Un risultato positivo è assicurato. È un po' come dire pensate, parlate e create con le mani la realtà che volete davanti a voi. Il mago fa riferimento alla legge di manifestazione e alla legge di attrazione. E poi abbiamo magnificenza. Sei divertente, magnificente, unico, ineguagliabile, metterei anche io, ma più importante, sei abbastanza. Guardate, è che ognuno di noi è come è. Se noi ci piacciamo, ci amiamo così come siamo, con i pregi e i difetti, e diciamo io sono tutto questa roba qua, no? Cioè io sono come sono grazie alle mie zone di luce, ma anche alle mie zone d'ombra, no? Io mi basto. Io basto, se Dio mi ha fatto così, una cosa che mi dico spesso, un po' per vendermela anche, però mi dico spesso, se Dio mi ha fatto così è perché basto così, no? Io me la racconto quando comincia il mio critico interiore a dire, ecco, vedi, potevi far così, a sgridarmi. E allora dico, vabbè, è abbastanza, lo sforzo che ho fatto nel momento in cui l'ho fatto, pensavo che fosse il mio massimo e quindi è abbastanza, non mi sgrido più fondamentalmente. Mi amo, mi accetto sia i lati di luce sia i lati d'ombra. Tenete presente che il Tao è rappresentato con metà parte bianca e metà parte scura ed è sempre cioè sono due metà uguali. E l'umano funziona allo stesso modo, cioè tanta è la parte di luce, tanta è la parte di buio, di ombra. Il punto qual è? È che certi umani fanno vedere subito la parte di ombra, la parte di buio e quindi sembra che siano brutte persone. In realtà, una volta che queste persone sanano, una volta che queste persone guariscono con la carta delle temperanze, trasformano il buio in luce, è come se tutto quel potenziale lì potesse diventare luce. No, e poi il Tao non si colora tutto di bianco, vengono sempre fuori cose nuove da elaborare, non vi preoccupate che non si finisce mai, ma siamo qui apposta, usiamo questa esperienza terrena come palestra per migliorare la nostra anima,
Bene ragazzi, detto questo, io spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Scrivetemelo nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me, per quello che riguarda le credenze limitanti, mi contattate via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente lo stesso lavoro lo potete anche fare abbonandovi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, chiaramente in modo un po' più generico, però tratto anche altri temi generali di metafisica, parlo dei chakra, di come risolvere i traumi, ci sono delle meditazioni apposta, parliamo di metafisica, di malattie, insomma è tutto quello che ho studiato io, che ho raggruppato e messo lì a disposizione vostra. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e così insomma vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!